Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Il Vangelo di oggi è il seguito di quello della scorsa settimana e ricordiamo che Gesù si trovava nella sinagoga di Nazareth, dove aveva pronunciato il suo discorso programmatico. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi, annunciare un anno di grazia, un mondo fondato su una nuova giustizia, l'amore gratuito. Notiamo, in questo programma Gesù non aveva inserito alcuna pratica religiosa, non aveva predicato dogmi, aveva annunciato la nascita di un mondo nuovo. Un mondo in cui le persone escluse, coloro che erano sempre state collocate ai margini, i poveri sempre bastonati della storia, costoro sarebbero stati posti al centro in questo mondo nuovo al quale lui stava per dare inizio. E gli oppressori sarebbero stati cambiati, gli oppressi liberati, ogni forma di dominio dell'uomo sull'uomo sarebbe stata eliminata, perché non viene disumanizzato solo chi è schiacciato, ma è meno uomo colui che opprime il fratello. Poi anche l'oppressione di una certa paura di Dio sarebbe stata cancellata. E poi ha detto Gesù: con la mia parola io aprirò gli occhi a coloro che non ci vedono, che sono accecati dalle loro passioni, dalla bramosia del denaro, dalla volontà di dominare sugli altri. Sono persone cieche. Io con la mia parola aprirò loro gli occhi. E poi una nuova giustizia, non quella predicata dagli uomini che era andata bene in quel mondo antico, cioè a ciascuno il suo, chi sta bene starà sempre meglio, potrà accaparrarsi i beni di questo mondo, ognuno si tiene quello che riesce a possedere. No, una nuova giustizia, quella di Dio, in cui gli uomini si sentono fratelli, figli dell'unico Padre, non possiedono nulla in questo mondo perché tutto è di Dio e loro ricevono in dono da Dio tutti questi beni e li condividono con i fratelli. Questa giustizia di Dio presuppone quindi la fratellanza universale, non ci sono più distinzioni di razze. No. Tutti sono figli dell'unico Padre, nessun uomo è impuro, tutti sono amati da Dio. Infine aveva annunciato un anno di grazia, un anno non di 365 giorni, ma un anno che dura sempre, il tempo del mondo nuovo, realmente umano, quello dell'amore gratuito. Questo era stato il discorso programmatico fatto da Gesù a Nazareth. Un discorso sconvolgente, provocatorio, innovativo. Ci chiediamo adesso come è stato recepito dai suoi compaesani presenti nella sinagoga. Ascoltiamo la loro reazione. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» L'Evangelista colloca una annotazione enigmatica. Tutti gli davano testimonianza. Perché enigmatica? Perché apparentemente sembra una approvazione unanime di coloro che erano nella sinagoga e quindi un applauso che gli fanno per questo discorso programmatico.
ma interpretata in questo modo non ci permette di capire ciò che è accaduto dopo. Infatti, immediatamente si infuriano contro Gesù e lo vogliono buttare giù addirittura dal monte sul quale la loro città era collocata. Poi anche come mai c'è questo richiamo a suo padre Giuseppe. La meraviglia degli abitanti di Nazareth è nata dalle parole di grazia che Gesù ha pronunciato. Parole di grazia potrebbe voler dire parole graziose, tenere, dolci, accondiscendenti, ma se fossero parole tranquille, come mai poi c'è stata questa reazione violenta? Il messaggio di Gesù non era stato affatto tranquillo, era stato provocatorio, sconvolgente e provocatorio soprattutto per la mentalità tradizionalista degli abitanti di Nazareth. C'è una ragione per cui Gesù non aveva iniziato la sua vita pubblica nel suo villaggio, ma si era allontanato, aveva cambiato residenza, era andato a Cafarno. E questo cambiamento di residenza non deve essere piaciuto molto ai suoi compaesani. Per quale ragione Gesù si era allontanato? Lo capiamo meglio tra poco il motivo. La reazione degli ascoltatori è stata motivata dal fatto che Gesù aveva urtato la loro sensibilità pronunciando parole di grazia. E per comprendere il significato di questa grazia, noi ricordiamo un altro testo dell'Evangelista Luca, che purtroppo è tradotto male nella traduzione della CEI. Si trova al capitolo 6 dell'Evangelo e lo ricordiamo tutti. Parole di Gesù che dice: «Se amate coloro che vi amano, quale merito ne avete voi?» Il testo originale greco non parla di merito. Nel Vangelo di Matteo si parla di meriti, ma nel Vangelo secondo Luca si dice poia humin charis, che significa dov'è la vostra charis, la vostra gratuità. Se amate quelli che vi amano, questo lo fanno tutti, dov'è la vostra gratuità? Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, dov'è la vostra gratuità? Cosa fate di gratuito? Fate ciò che fanno tutti. Se prestate a coloro che sperate poi che facciano prestiti a voi, cosa fate di gratuito? Sono cose normali, questo viene naturale, viene spontaneo. Qui io vi propongo una vita di gratuità, di un bene che ti esce da una nuova natura, per cui tu fai del bene perché hai ricevuto la natura di un padre che fa solo del bene. Amate invece i vostri nemici, fate del bene gratuitamente e sarete figli dell'Altissimo, perché egli mostra la sua gratuità verso chi non merita, verso gli ingrati, verso i malvagi. Questa è la novità, questa è la grazia. Ciò che ha provocato la reazione stizzita, indignata degli abitanti di Nazareth è questa gratuità che Gesù annunciava e che loro non potevano accettare. Capiamo meglio ciò che è accaduto a Nazareth se ripensiamo al fatto che durante la celebrazione della liturgia del sabato doveva essere fatta la seconda lettura presa da uno dei profeti e Nazareth, essendo un villaggio piccolo, non aveva i testi di tutti i profeti, ma anche le sinagoghe più piccole avevano tutte il testo di Isaia, che era il più conosciuto, e siccome veniva continuamente ripetuto, lo conoscevano praticamente a memoria. E quando si leggeva il testo del profeta, bisognava leggere almeno 3 versetti. E il brano scelto da Gesù, tra l'altro,
Era uno notissimo, uno dei più noti, conosciuto da tutti. Come mai è nata l'irritazione degli ascoltatori? Per il fatto che Gesù non aveva letto 3 versetti, che loro conoscevano molto bene, ma un versetto e mezzo, e loro si aspettavano che Gesù continuasse. Forse anche voi siete curiosi di sapere come continuava quel testo citato da Gesù di Isaia. Gesù ha detto: sono stato inviato ad annunciare la liberazione, un anno di grazia, e si è fermato. E loro si aspettavano che continuasse dicendo: e a predicare un giorno di vendetta per il nostro Dio. E questo Gesù non l'ha detto, e loro se lo aspettavano. Loro è un popolo che aveva sofferto molto, oppresso dagli Assiri, dai Babilonesi. Si aspettavano l'intervento punitivo di Dio contro i pagani che per tanti secoli li avevano oppressi. Loro ricordavano le profezie che un giorno un figlio di Davide avrebbe avuto un regno su tutto il mondo, su tutti i popoli. Sarebbe stata la vendetta del nostro Dio. Si aspettavano la resa dei conti, e Gesù si è fermato invece a un anno di grazia, di amore totalmente gratuito, in cui Dio avrebbe manifestato questa gratuità dei suoi doni, non più castighi. Le sue parole di grazia contenevano un messaggio inaudito, inaccettabile per la mentalità tradizionalista dei suoi compaesani. Eppure è questa gratuità il centro del messaggio di Gesù di Nazaret, è la gratuità dell'amore di Dio che scandalizza ancora oggi i ben pensanti. Non ci sarà mai alcuna punizione, Dio non fa queste cose, alcuna ritorsione contro chi fa del male e chi non capisce che ciò che lui indica è il cammino della vita. Sono persone da aiutare e da amare coloro che vanno fuori strada, non da punire. E capiamo adesso anche il riferimento a Giuseppe. Non è costui il figlio di Giuseppe. Nella cultura semitica, figlio è colui che dà continuità alla vita del padre, alla tradizione del suo popolo. E quando dicono figlio di una certa persona, intendono dire più che generato da, colui che assomiglia a, colui che dà continuità ai valori che sono stati incarnati da suo padre. Giuseppe è chiamato dall'Evangelista Matteo il giusto. Cosa intendevano in Israele per persona giusta? Era l'osservante della Torah, l'osservante fedele della legge, delle tradizioni. E il Vangelo di Luca ci ricorda come fosse tradizionalista la famiglia di Gesù di Nazaret. Fin dall'inizio, quando parla di Maria e Giuseppe che vanno al Tempio per la purificazione, nota l'Evangelista che loro agiscono secondo la tradizione della legge di Mosè, come è scritto nella legge del Signore, per offrire un sacrificio, una coppia di tortore, come prescrive la legge del Signore. Ecco, una famiglia che è fedele alla tradizione. E ancora, ogni anno, dice l'Evangelista, per la Pasqua si recavano a Gerusalemme. Era una famiglia tradizionale. Nota l'Evangelista Giovanni che anche i fratelli del Signore, quindi i suoi familiari più vicini, non credevano in lui, perché si era discostato da quella che era la mentalità del suo popolo. Gesù ha annunciato qualcosa di inaccettabile per i suoi compaesani. Era questa
accoglienza di tutti gli uomini, nessuna discriminazione fra ebrei e non ebrei, era l'inizio dell'annuncio dell'universalismo, dell'annuncio a tutti i popoli dell'amore e della gratuità di Dio. A questo punto riusciamo a capire che cosa significa il dettaglio, la sottolineatura dell'Evangelista. Tutti gli davano testimonianza, non è un'approvazione, ma tutti erano d'accordo nell'affermare che Gesù si era allontanato dalla tradizione, in parola molto chiara, che era un eretico. Di fronte alla reazione dei suoi compaesani, ci chiediamo adesso, cosa farà Gesù? Farà un passo indietro? Correggerà l'affermazione che ha fatto? Ascoltiamo. Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti leprosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. Un giorno si incontrarono 2 vescovi, uno di loro viveva in una terra dove i cristiani erano perseguitati e il suo collega gli chiese: come fate voi a vivere da cristiani in un luogo dove siete perseguitati? E il vescovo rimase un po' pensieroso e poi fissò il collega e gli chiese: ciò che io non capisco è come fate voi a vivere da cristiani senza essere perseguitati. Chiunque ha annunciato il Vangelo nella sua autenticità ha certamente fatto l'esperienza dell'incomprensione, del rifiuto di un messaggio che sconvolge quella che è la logica del mondo antico. A Nazaret Gesù ha fatto questa esperienza. Se l'aspettava che coloro che erano legati alla mentalità antica rifiutassero il suo messaggio. Che cosa ha fatto? Gesù non ha cercato di allentare la tensione, di ammorbidire le divergenze, spiegando magari che tutto era nato da un banale malinteso. No, non fa un passo indietro. Lui deve presentare la logica nuova, sconvolgente, e si attendeva che ci fosse questa reazione. E difatti cita 2 profeti che smentiscono le attese della gente di Nazaret e quindi la sua è una presa di distanza dalle loro convinzioni, un rifiuto dei loro sogni, una condanna delle loro illusioni. Si aspettavano che ci fosse il castigo dei popoli pagani, invece ci sono 2 profeti, Elia e Eliseo, che smentiscono queste attese perché loro hanno aiutato dei pagani. Ecco, vorrei fare una riflessione per i predicatori del Vangelo, prendendo spunto da ciò che è accaduto a Gesù. È un fenomeno che si ripete spesso per gli evangelizzatori. Questo, la gente tenta di catturarli e di coinvolgerli nelle loro aspettative. Si pensa a volte che l'evangelizzatore bravo
sia quello che non inquieta, che non disturba, che dice ciò che piace sentire alla gente, ciò che è sempre stato ritenuto giusto, ciò che si è sempre fatto. Ma l'evangelizzatore non deve accontentare la gente, deve annunciare la parola di Cristo, non quella che gli uomini si aspettano, non la religione alienante, certe tradizioni. Con la fede in Cristo hanno poco o nulla da spartire, tradizioni che tante volte sono solo delle credulonerie, anche se alla gente piacciono. Il predicatore deve essere fedele al Vangelo, non a ciò che la gente si aspetta. Ecco il messaggio importante che ci viene da Nazareth, da ciò che è accaduto a Gesù e da ciò che lui ha fatto. Non perché non piaceva alla gente ha fatto un passo indietro. Il Vangelo deve essere annunciato nella sua autenticità, può essere accolto o rifiutato, non modificato. E capisco che alla gente piacciono certe cose, ma sarà meglio annunciare ciò che Gesù ha detto di annunciare, che è questo mondo nuovo, questo amore incondizionato di Dio. Il predicatore deve essere come Gesù, disposto ad accettare l'insuccesso, ma non modifica il messaggio evangelico per accontentare gli ascoltatori. E dicevo che Gesù conferma la propria posizione citando due grandi profeti, Elia ed Eliseo. Cosa aveva fatto Elia? In un tempo in cui c'era carestia in Israele, invece di aiutare le vedove di Israele, era andato ad aiutare con il dono che Dio voleva fare a questa donna pagana, le aveva donato l'alimento. Era una pagana, non sappiamo se era buona o cattiva, ma non era un israelita. Ecco il segno che i doni di Dio, questa capacità del profeta, si riversava non soltanto sul suo popolo, anzi, in quell'occasione si era riversata proprio su una persona pagana. Questo era il segno che Dio non faceva alcuna distinzione fra i popoli, fra le razze, fra le tribù. No, per Dio sono tutti i suoi figli. E lo stesso aveva fatto Eliseo. C'erano tanti lebbrosi in Israele, lui aveva curato un lebbroso che era Arameo, un comandante dell'esercito del re di Damasco, e questo lebbroso adorava Ben-Hadad, Hadad-Rimmon, era il dio di Damasco, e quindi non adorava nemmeno il dio di Israele, anche se poi alla fine capisce che la vita e la cura vengono soltanto dal Signore. Ecco, questi due profeti sono stati citati da Gesù proprio per mostrare che il Dio di Israele accoglie tutti gli uomini, è il Dio di tutti gli uomini e ama tutti gratuitamente. A questo punto gli abitanti di Nazareth capiscono dove Gesù vuole arrivare. Israele non è l'unico destinatario delle promesse fatte ad Abramo e alla sua discendenza. E adesso capiscono anche la ragione per cui Gesù si è allontanato da Nazareth, perché se fosse rimasto lì avrebbe perso tempo, non sarebbe riuscito a far penetrare nella mente e nei cuori dei suoi compaesani la novità del Vangelo. Erano chiusi nella loro mentalità esclusivista, si ritenevano gli unici destinatari dell'amore di Dio. A questo punto non ci stupisce più la reazione finale degli abitanti di Nazareth. Sentiamola. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù.
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Ciò che ha irritato l'assemblea a Nazareth sono state le parole di grazia di Gesù, una sfida alla meschinità e alla grettezza delle loro convinzioni religiose. E Gesù è cacciato dal villaggio. Se non ti cacciano dal villaggio, vuol dire che la pensi come quelli del villaggio. Il villaggio nei Vangeli ha sempre una connotazione negativa, richiama l'attaccamento alla tradizione, il non voler cambiare. Anche quando arriva il messaggio nuovo che viene dal profeta, che viene da Dio, c'è la chiusura. Questa è proprio l'immagine del villaggio nei Vangeli. Difatti, ricordiamo come Gesù, quando cura il sordomuto, che cosa fa? Dice l'Evangelista Marco, che lo ha portato lontano dalla folla. Perché uno apra le orecchie e cominci a parlare in un modo nuovo, bisogna che si allontani da ciò che dicono tutti, da ciò che pensano tutti, deve uscire dal villaggio. E quando Gesù cura il cieco di Betsaida, lo porta fuori dal villaggio e alla fine gli dice: non tornare nel villaggio. Prima non ci vedevi, adesso ti ho aperto gli occhi. Se tu ritorni in mezzo al modo di pensare di prima, tu torni ad essere cieco. Questa è la prima immagine che noi abbiamo di Gesù come annunciatore del Vangelo. Uno sconfitto, cacciato, non ascoltato, non gradito. Va tenuto presente dagli annunciatori del Vangelo, perché se non ti capita ciò che è successo a Gesù, ti devi chiedere: ma il mio messaggio ha presentato il Vangelo autentico oppure ha cercato di piacere a ciò che la gente si aspetta, a ciò che la gente vuole ascoltare? Si conclude il racconto dicendo che Gesù, passando in mezzo a loro, che volevano gettarlo giù dal monte sul quale la città di Nazareth è costruita, Gesù se n'è andato. A Nazareth non c'è nessun monte. Da che monte volevano cacciarlo giù? Non è un monte metaforico. I nazaretani si erano arroccati sulle loro posizioni e chi non si adegua alla loro mentalità, loro lo cacciano fuori, lo cacciano giù. Che cosa ci intende dire l'Evangelista? Che Gesù, passando in mezzo a loro, ha continuato il suo cammino, passando in mezzo a loro. Non si è trattato di una sparizione prodigiosa e miracolosa di Gesù. Il linguaggio è metaforico, è molto significativo. È un messaggio di consolazione, di speranza che l'Evangelista vuole dare ai cristiani delle sue comunità che, annunciando il Vangelo autentico, sono perseguitati, incontrano opposizioni, ostilità, incomprensioni. Devono metterle in conto, ma devono coltivare questa convinzione, questa certezza, che se sono fedeli all'annuncio del Vangelo di Gesù di Nazareth, continueranno per la loro strada e saranno sicuri che la loro vita avrà successo. L'opera da loro compiuta lascerà un segno nella storia dell'umanità. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.